Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone e le energie predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della morte, periodo di tagli, di trasformazione, di cambi, conclusione di certi magari abitudini, piuttosto che ritmi, potrebbe anche essere per qualcuno. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che la lettura è valida per segno lunare, solare e ascendente. E per chi volesse delle consulenze personalizzate mi può scrivere una mail oppure sotto in descrizione trova il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un fante di coppe. Abbiamo un asso di denari, l'eremita, un 5 di denari, un re di bastoni, 8 di bastoni, 3 di coppe, e 8 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, guardiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo e potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere il lavoro, amore, i soldi, andiamo a vedere un po' tutto insomma. Allora, partiamo da questo fante di coppe, abbiamo un 10 di spade, la sacerdotessa e un 7 di spade. Mm. Credo che qui, verso metà mese, potrebbe arrivare con questa sacerdotessa un'intuizione sul vostro stato di visione delle cose, perché partiamo comunque con un fante di coppe. Il fante di coppe è un'energia fresca, anche un po' acerba, ed essendoci anche un sette di spade, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe non avere una visione ehm, o non aver avuto una visione chiara. Questo ve lo dico perché c'è un 10 di spade che è una carta di chiusura cicli. È come se ci fosse un cambio verso la metà di maggio che potrebbe illuminarvi su le mezze verità che vi siete raccontati. C'è qualche cosa qua con la sacerdotessa che improvvisamente vedrete, secondo me. Andiamo a vedere l'asso di pentacoli. 3 di spade e 8 di coppe che avete già qui. Io ho come la sensazione che ci sia. Allora, potrebbe essere una persona questo fante di coppe e potrebbe anche essere con questo 8 di coppe che tentiate o cerchiate comunque di allontanarvi da questa persona. Col 3 di spade ho come la sensazione che dobbiate fare dei sacrifici per far girare questo asso di pentacoli. Se c'è un 7 di spade, se c'è qualche cosa che non è stato detto, qualche mezza verità, qualche fregatura, mi viene anche da dire, che avete preso con questo 8 di coppe, sento che fondamentalmente vi volete allontanare da una probabilità di sofferenza. In realtà, secondo me, non è detto che ci sia, ma potreste pensarlo e quindi dire no, ok, grazie, anche no. Difatti poi arriviamo all'eremita, come se ci fosse una ricerca personale, un qualche tipo di
domanda importante che vi potreste fare per capire che cosa realmente cercate. L'otto di coppe è uno degli arcani minori dell'eremita ed è la carta del ricercatore, di colui che vuole qualcosa di migliore, qualcosa di più elevato. Andiamo a vederlo, l'eremita. Cavaliere di bastoni e 6 di spade. È come se vi steste chiedendo verso dove state andando o verso dove volete andare. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Amanti. Amanti, 10 di coppe e papa. Qui c'è stata una delusione, o meglio, potrebbe esserci una delusione per quello che riguarda una relazione, un contratto, un progetto di gruppo. Per qualcuno, essendoci 10 di coppe, potrebbe anche essere la famiglia. Vi dirò, perché questa zona della lettura è anche... Avete 6 di spade e 8 di coppe. Qui c'è qualcuno che sta cercando di allontanarsi da un tipo di realtà, da un tipo di situazione o da una persona, però in questa parte della lettura sento come se tutto questo potesse lasciare il vuoto del 5 di pentacoli. Un vuoto in amore, un vuoto nella famiglia e un vuoto, se vogliamo, nell'insegnamento spirituale piuttosto che ehm, nella società, ok? Perché comunque il Papa rappresenta come un vuoto nella società. C'è come una delusione che andrete a vivere nella... Potenzialmente potrebbe essere la terza settimana di maggio. Se non è una delusione, potrebbe essere come una perdita. Potrebbe esserci una perdita di fiducia, una perdita di equilibrio, una perdita di un certo gruppo e ci sta perché comunque qua vi allontanate da qualcosa, da qualcuno. Andiamo a vedere il re di bastoni. Cavaliere di coppe e fante di bastoni. Potrebbe arrivare una proposta, un'offerta da parte di questo re, ragazzi. Potrebbe essere inerente a qualche progetto, qualche tema che prima magari non si è discusso tra la terza e la quarta settimana di maggio. Può essere che sia come giunto il momento di discuterne, di parlarne, anche se io vedo che questo 8 di bastoni è girato al contrario, ed è come se non aveste voglia di affrontare un certo tema. Io credo che qui potreste accorgervi di certe bugie che questo fante di coppe vi sta raccontando, non stare neanche tanto lì a parlarne, ma semplicemente allontanarvi. E questo allontanamento farà sì che viviate un pochettino di carenza, anche se poi in realtà sento che questo fante di coppe potrebbe proprio trasformarsi in questo cavaliere di coppe. Quindi se prima c'era come un timido approccio, come un dare parziale di questa persona ed è per quello che poi voi vi allontanate, ad un certo punto arriva come la coppa, ragazzi. Andiamo a vedere anche l'otto di bastoni. 3 di pentacoli e 9 di bastoni. Direi che con questo 8 di bastoni al contrario la comunicazione potrebbe essere intermittente, ma vedendo anche il 9 di bastoni siete voi che state allontanando un pochettino il tema, la discussione, piuttosto che questo nuovo inizio, piuttosto che la possibilità di costruire con questa persona. Andiamo a vedere il 3 di coppe, abbiamo un asso di pentacoli, quindi alla fine questo asso o sì arriva, lo girate. Il 3 di coppe in questo caso, ragazzi, mi richiama molto un'energia di festa, di celebrazione, di qualche tipo di risultato raggiunto. Qui abbiamo anche un 6 di pentacoli, quindi può esserci o un equilibrio, l'inizio di un nuovo contratto, l'inizio di un nuovo accordo, di una nuova amicizia, di una nuova relazione, potrebbe anche essere.
Andiamo a vedere questo, 8 di coppe, mondo, 7, quante? Mondo, 7 di coppe, 8 di spade, sole e re di coppe. Ho la sensazione che non vi accontenterete. Ho proprio l'idea che con questo mondo al contrario è come se sentiste di non aver raggiunto quello che voi volevate, nonostante ci sia questo asso di pentacoli, questo nuovo contratto, accordo, amicizia, relazione, chiamatelo come vi pare, però con queste carte sento che è come se cercaste comunque di più. O una relazione diversa, una relazione più trasparente, più intima a livello emotivo, io sento. Devo anche dire che con questo 6 di spade, la carta della morte qui potrebbe essere necessario ridimensionare un sistema di pensiero, un sistema di credenze o semplicemente ricredersi per quello che riguarda una persona. Vi dirò, qui c'è re di coppe e sole. Abbiamo il mondo, abbiamo vari fanti, un altro re qui. Per qualcuno potrebbe trattarsi di un movimento energetico tra genitori e figli, dove è come se fosse ora di lasciare andare i figli. Lasciarli andare non vuol dire lasciarli allo sbaraglio, però è come se, e vedo quei figli adolescenti in realtà, è come se avessero bisogno di imparare a farsi le ossa. E quindi è come se voi avessi bisogno di fare un passo indietro, cioè lasciare che sperimentino, anche perché non avete altre alternative, cioè i figli crescono e hanno bisogno di diventare adulti da sé, se no poi non sapranno come fare da soli. Andiamo a vedere i vari settori. Allora, partiamo da chi è disoccupato. Allora, ragazzi, con queste carte vi devo dire che secondo me ci sono buone probabilità che inizi un nuovo lavoro o che comunque ci sia qualche tipo di possibilità. Non sento tanto che vi chiameranno da qualche curriculum che avete mandato, ma potreste casualmente incrociare qualcuno che ha esattamente bisogno di quello che sapete fare voi. E parlottando, potrebbe essere un incontro al bar, cioè non lo sento come un trovare lavoro in modo standard, ufficiale, quindi magari attraverso un'agenzia o mandando i curriculum, è più una cosa che potrebbe succedere per caso. Voi, secondo me, analizzerete un pochettino cosa c'è da fare, quali sono le vostre potenzialità, quali sono le vostre risorse, se potete comunque far fronte a quello che arriva. Vi dico, secondo me sì. Secondo me può essere un qualche cosa che perlomeno smuove le energie finanziarie, ok? C'è anche la possibilità che sia in regola, con questo 6 di pentacoli potrebbe essere uno di quei lavori dove vi fanno i contratti 3 mesi, 6 mesi. Per chi fosse occupato, potrebbero arrivare delle belle sorprese. Potrebbe finire il tempo, mi viene da dire, di pace, ma perché vedo che potrebbero, proporvi una promozione, delle responsabilità in più, dei nuovi compiti, è come se, il datore di lavoro si fidasse di voi o l'azienda si fidasse di voi e vi desse delle responsabilità in più. Per qualcuno, soprattutto se state aspettando un trasferimento, può essere che arrivi, con tutte queste carte di movimento e di spostamento, e se state aspettando un rinnovo del contratto, anche. Io ho come l'idea che sì, arrivi. Per le persone che sono autonome, qualcuno potrebbe essere nella necessità di dover assumere un apprendista. È come se avessi bisogno di qualcuno da formare per aiutarvi ad intervenire là dove ce n'è bisogno. Quindi sento che è un apprendista specifico di un settore che voi non sapete maneggiare bene. Cioè, avete un'azienda
la sparo, Avete un'azienda, volete migliorare il marketing, volete iniziare a fare dei video, a fare, non lo so, aprire Instagram e fare tutte quelle cose lì, assumete una persona che effettivamente per l'età può essere assunta come apprendista, però in realtà ne sa molto più di voi, di social, di piattaforme, di intelligenza artificiale, quindi vi aiuta ad intervenire là dove voi volete intervenire. Spero che così si capisca. E comunque devo dire che è un passo che porterà al successo, porterà a un'espansione della vostra azienda. Se non fosse un dipendente potrebbe essere un collaboratore, magari un socio. Io ho più l'idea che sia un sottoposto. E vi dirò anche che per qualcuno potrebbe essere qualcuno della vostra famiglia, che magari ha fatto certi studi che a voi servono e iniziate a collaborare. Per quello che riguarda i progetti, allora, il progetto o i progetti in sé che avete non vanno male, però con l'eremita, con il 5 di pentacoli, con questo 8 di bastoni al contrario, sento che probabilmente non stanno dando i risultati che voi vi stavate aspettando. Quindi non è che vada male, ma è un po' al di sotto delle vostre aspettative come risultato. Sento che qualcuno potrebbe iniziare delle collaborazioni anche con i progetti e per una parte di voi si tratta di progetti da mettere in piedi con un partner, con un'anima gemella, e per anima gemella non intendo a livello romantico, ok? L'anima gemella può anche essere un fratello, un familiare, qualcuno che vi aiuta a crescere in un pezzo di vita che si fa insieme. Però comunque la sento molto positiva la parte dei progetti con terze persone. Per quello che riguarda i soldi, sento che i soldi sono in crescita. Forse potreste acquisire alcune doti sul come gestire meglio i soldi, soprattutto se siete persone che investono. Diciamo che ho l'idea che il flusso di denaro, vabbè, a parte se siete dipendenti, però se foste autonomi, ho come l'idea che il flusso di denaro sia un po' a sali e scendi, cioè magari certi giorni sì, certi giorni no, però nonostante tutto è in crescita. Parliamo di relazioni, ragazzi. Ah, no, scusate, torno un attimo indietro ai soldi. C'è un asso di pentacoli qui, un asso di pentacoli qui. Può essere che per qualcuno possano arrivare dei risarcimenti, possano arrivare dei premi, dei soldi in aggiunta, secondo me, arrivano, dei soldi aggiuntivi. Qualcosa in più che magari non vi aspettate. Per quello che riguarda le relazioni, allora, se siete single e non avete nessuno in testa, può effettivamente presentarsi questo fante di coppe. Qui ho come l'idea che non vi sconquifferi tanto all'inizio questa persona. Non so se in realtà è la persona in sé o questo 3 di spade legato al 7 di spade, cioè come se aveste qualche cosa di vostro, qualche ferita ancora da dover rielaborare e qualcuno di voi preferisca magari allontanarsi per un po' da questa conoscenza, da questa persona, da certe dinamiche, perché qui comunque c'è la sacerdotessa che è colei che vede le dinamiche al di là del giudizio giusto o sbagliato. Una cosa c'è e bisogna prenderne atto. Sento che mano a mano che passano i giorni, mano a mano che passa il tempo, questa situazione può effettivamente cambiare. Come vi dicevo all'inizio, questo fante si trasforma ad un certo punto in un cavaliere di coppe. C'è come una proposta che potrebbe arrivare, potrebbe essere un accordo con questo 6 di pentacoli, tipo vediamoci, iniziamo qualcosa, vediamoci come amici, creiamo qualche progetto insieme, qua lo sento. Guardate, è bellissima l'evoluzione che sto vedendo, che è fante di coppe, cavaliere di coppe, re di coppe.
È come se questa energia romantica, mano a mano che passano i giorni, diventasse sempre più consistente, più seria, più bella, più matura. E con il sole può nascere veramente un rapporto di amicizia, un rapporto pulito. Io ho come l'idea che voi stiate cercando qualcosa di elevato. C'è un 7 di coppe, effettivamente possibilità ne avete, però c'è st'otto di spade che rompe proprio i maroni. Ah, imperatrice. Io credo che qui ci sia qualcuno di voi che pensi di non poter costruire con questa persona. Magari vi trovate bene a parlare, però il tema Fanti lo sento come se ci fosse una sorta di immaturità, magari da parte vostra o da parte dell'altra persona. Immaturità non è per forza negativa, cioè nel senso le cose non sono mature. Però sì, ho come la sensazione che non sappiate se vogliate costruire o no con questa persona. Anche se vi devo dire che l'evoluzione a livello emotivo e romantico è in crescita. Se invece aveste qualcuno in testa, anche qui sento che si parte magari da una chiacchiera, soprattutto se è una conoscenza nuova, ma anche se vi state frequentando da poco, cioè c'è un qualche cosa che tenete un po' a distanza, però man mano che passa il tempo è come se ci si fidasse di più dell'altra persona, è come se ci si aprisse, come se si ricalibrassero certi equilibri e anche per voi sento che in qualche modo qualche cosa inizia di nuovo. Vi dirò, essendoci Sole, Imperatrice e Mondo, per qualcuno potrebbe essere giunto il momento di parlare di figli o insomma fare quello che è il passo successivo all'interno della relazione. Sinceramente qui non vedo il passo del andiamo a vivere insieme piuttosto che compriamo casa insieme, cioè non c'è tanto la parte fisica, costruttiva, immobiliare, residenziale, però sì che può esserci un senso di famiglia a livello di figli, a livello di focolare. Non è tanto quella casa in mattoni, ma è la casa come focolare, quella che secondo me ha un potenziale di costruzione qui. Io ho la sensazione per qualcuno di voi che si voglia arrivare ad un certo dunque con la vostra persona di interesse o la vostra partner o il partner, perché queste carte mi dicono che o c'è una delusione, c'è stata una delusione, che la rivedo qua con questo tre di spade per quello che riguarda il matrimonio, l'amore o la famiglia, ed è qui con il 5 di pentacoli quel vuoto che sentivo, e probabilmente qualcuno ha bisogno o di staccarsi da questo tipo di sofferenze e di aspettative per prendere quello che effettivamente può arrivare di bello con questa persona. Però è come se ci fosse un tema qui che non che vi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, mi viene da dire, con questo 5 di pentacoli. Per le persone invece che sono in una relazione così così, non etichettata o clandestina, forse voi siete il gruppo a cui va meglio, perché vedo come un inizio un po' ballerino, sinceramente, potreste anche avvertire un po' di solitudine ad un certo punto, per mancanza di movimento, magari da parte vostra, magari da parte dell'altro, e che voi vedete certe dinamiche, state pensando che l'altra persona vi racconti delle storie, per evitare di soffrire potreste decidere di lasciar perdere, però poi in realtà arriva una proposta, arriva qualcuno che mi viene da dire, vi coinvolge più che tutto. Questa proposta potrebbe essere coinvolgente, può essere un qualche cosa che ha un potenziale di costruire, di costruzione, di crescita, di espansione. Io vedo che c'è come un accordo, come se raggiungeste finalmente un punto medio. È una relazione che secondo me può dare in modo equilibrato, e qui ragazzi abbiamo secondo me tipo un compimento, cioè nel senso c'è la trasparenza, c'è la chiarezza mentale,
È vero che si finisce con un 8 di coppe, ma è perché secondo me si sta cercando di portare la relazione ad un passo successivo, al livello superiore, a un qualche cosa di più elevato. Anche proprio perché c'è la carta del sole, si parla proprio di quei sentimenti puliti, quel... sì, quella cosa genuina, quella relazione dove so che qualsiasi cosa succeda io posso andare dall'altro o dall'altra a dirglielo e l'altra persona mi accoglie come una madre o come un padre amorevole che è il re di coppe e mi ascolta e non mi giudica. È una relazione di fiducia, la sento. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, ragazzi. Andiamo a vedere un koan. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. Quindi ci vuole un po', diciamo anche quando si semina qualche pianta, si inserisce il seme, poi c'è sempre un tempo, tra virgolette, vuoto, e qui il vuoto ce l'abbiamo col 5 di pentacoli, tra il quale noi mettiamo il seme e quando spunta. E questo è il tempo in cui l'acqua si scalda e poi a un certo punto bolle all'improvviso. È un po' come se vi dicesse cercate di godervi il flusso poco per volta, andando anche lentamente, senza correre, però poi tenete presente che potreste bollire all'improvviso, potreste scatenare un fuoco interno all'improvviso, che quindi dall'oggi al domani potreste ritrovarvi in un'altra situazione. E infatti qui abbiamo la morte, eh? La morte è una carta di grande trasformazione. Se prima eravate un po' titubanti, in fase di chiusura o di, mi viene da dire guarigione, verso la fine del mese c'è un buon movimento positivo di espansione, di apertura, di fiducia, si ritrovano gli amici, si festeggia, c'è come uno scambio tra voi e gli altri equo, come se trovasse una persona che vi nutre e voi nutrite l'altro o l'altra. Ecco, aiuto da una persona, e qui parliamo di 6 mesi, quindi può essere che queste coppe che vi stanno offrendo effettivamente siano magari un aiuto da un punto di vista lavorativo, per qualcuno potrebbe essere un aiuto da un punto di vista finanziario o magari anche pratico. O semplicemente, considerato che avete la sacerdotessa qui all'inizio e il papa e papessa avete, ragazzi, può essere che ci sia come una guida, che conosciate una guida che effettivamente non che vi debba dire che cosa dovete fare, ma potrebbe semplicemente farvi notare le cose da altri punti di vista. E quindi inizierete a percepire differentemente la realtà, a vedere come la luce in fondo al tunnel. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, la condivisione o l'iscrizione al canale. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail, diversamente trovate sotto in descrizione il numero di telefono e il link alla pagina web. Volevo spendere 2 parole in più per la sezione degli abbonati perché quella parte tratta tutto il tema delle credenze limitanti, più temi di metafisica, temi di metamedicina, si parla di chakra, di kundalini, di come sviluppare il terzo occhio, dei sensi psichici, insomma, sono tanti argomenti che sono praticamente tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con la copertina lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!